Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025 e abbiamo la carta della morte e la carta della giustizia, ragazzi. Credo che si potrebbe concludere un tema. Aspettate perché qua non le vedete, ok? Nel prossimo semestre, dicevo, si potrebbe concludere un certo tipo di tema, una situazione. Non è detto che essendoci la morte la conclusione sia negativa perché abbiamo la giustizia, quindi si parla di un riequilibrio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e in descrizione trovate anche, attenzione perché c'è un elenco di cose, la mia mail, ragazzi, il link al mio nuovo sito, alla mia nuova pagina web, che è una pagina di WordPress. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ci sono i link per il workshop di luglio per quello che riguarda la stesa dell'identikit, c'è il link per la promozione di giugno, insomma aprite la descrizione perché lì trovate tutto. Bene, andiamo a vedere. Ah, c'è anche il numero di telefono sul mio sito internet, comunque avete il link lì sotto. Partiamo con un 3 di spade. Abbiamo un matto, carta di nuovi inizi. Abbiamo il Papa, l'Imperatrice, un 6 di pentacoli, otto di bastoni e 3 di coppe, ragazzi. Partiamo da questo 3 di spade, che di solito è una carta che indica una certa sofferenza, una certa tristezza anche, mi verrebbe da dire. Tenete presente che un 3 di spade, le spade fanno riferimento alla mente, normalmente sono, cioè riguarda la sofferenza creata dalla mente. Andiamo a vederlo. Cinque di spade, di nuovo spade, e imperatore. Potrebbe essere un tema, ragazzi, con qualche capo, con qualche autorità. Se siete giovani potrebbe essere il padre. Andiamo a vedere il matto. Questa qui è rimasta così, ragazzi, non so se la vedete, quindi se io alzo il dito, no, non casca, va bene, allora niente. Allora abbiamo un cavaliere di bastoni e un 8 di pentacoli. Potrebbe far riferimento a qualche nuovo lavoro. Diciamo che ho come la sensazione che potrebbe non essere proprio un lavoro, diciamo come siamo abituati noi a considerarlo, però è un qualche cosa che effettivamente vi appassiona e che potrebbe occuparvi nel quotidiano. Potrebbe anche essere qui, adesso poi andiamo avanti bene a vederlo, che qualcuno insomma inizi una propria passione, qualche cosa che spinge da dentro. Non lo so, siete sempre stati appassionati di fiori, ipotesi,
e nel prossimo semestre potrebbe essere come un inizio della vostra nuova attività, non nel senso che aprite la partita IVA, affittate il negozio, però semplicemente è come un mi appassiono, mi inizio a dedicarmi, inizio a studiare, inizio a capire che cosa devo fare per ottenere quello che voglio. Andiamo a vedere il Papa. 9 di coppe. E sole. Wow. Ragazzi, secondo me si va verso un periodo molto prospero. Qui avete anche l'imperatrice che con il sole sono due carte di forte abbondanza, di prosperità, di crescita, di materialità, di soldi proprio. E considerato che abbiamo il Papa, qui c'è o l'ufficializzazione di qualche, può anche essere una relazione romantica, con il matto. Oppure potrebbe essere una regolarizzazione di qualche nuovo progetto lavorativo, come vi ho accennato prima, come se iniziaste a seguire una sorta di sogno. E vi dico, il Papa può anche parlare di qualcuno che sta iniziando qualcosa e decide di pubblicizzarlo, di portarlo alla massa proprio. E questo vi porterà a una grande, grande espansione. Andiamo a vedere l'imperatrice. 9 di bastoni e diavolo. Datemi una carta per questo diavolo, mago. Datemi una carta anche per il 9 di bastoni. 4 di spade. Siccome qui si parte da un 5 di spade e da un 3 di spade, che sono un po' i giochi, tra virgolette, insani della mente, il 5 di spade è una carta collegata all'ego, a chi ha ragione, a chi ha torto, è giusto e sbagliato, alla dualità, mettiamola così, no? E sono le lotte egoiche che si instaurano con le persone per riuscire ad aver ragione, per essere quelli che, tra virgolette, prevaricano. Con questa imperatrice, sinceramente, sì, vedo che potreste farvi prendere un attimino la mano, secondo me, e non dico abusare del vostro potere, però è come se certe decisioni, certe scelte, certe azioni fossero più dettate da una certa paura che da una certa logica, razione. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Giudizio. E regina di bastoni. Datemi una carta per il giudizio. Dunque, qui il senso è che regina di spade e 6 di spade. Qui andrete ad esercitare il vostro potere personale. Fate attenzione perché, ripeto, per certi versi è come se pensaste di avere questo tipo di potere e invece no, avete questo tipo di potere, ma tutta questa parte di differenza è come se non la vedeste. Di conseguenza non la potete sfruttare al meglio. E per qualcuno il 6 di pentacoli al contrario parla di ricevere meno di quello che effettivamente spetta. E ho anche la sensazione con la regina di bastoni che, perché c'è tutto un gruppetto di carte qua, che diventerete abili oratori per riuscire ad ottenere quello che volete, per riuscire ad ottenere di più. Potrebbe anche essere un posto come responsabile, però attenzione perché avete anche il 6 di spade e la regina di spade, c'è come da togliersi certe rigidità mentali. E da dove si parte? 5 di spade, 3 di spade. Ok? Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Eremita.
È come se doveste comunicare la vostra... Wow, un'altra volta l'imperatrice, l'eremita e la luna, tre arcani maggiori. È come se doveste proprio comunicare le vostre intenzioni, la vostra sapienza, cioè mettete a frutto quello che avete imparato fino ad adesso. Lottate, mi viene da dire, anche se la parola lottare non mi piace, però lavorate, meglio detto, prima su voi stessi, su quelle che potrebbero essere le vostre paure, quello che vi blocca, quello che vi fa schermare. Normalmente, ragazzi, la paura c'è quando non si sa. Quindi se io devo affrontare un tema e non so, uno dei mezzi per eliminare, calmare, affrontare la paura è studiare su quel tema. Cioè essere ignoranti in qualche cosa ci fa avere paura. Quindi uno dei metodi, diciamo, per soppiantare questa paura è proprio affrontare il tema, entrare nel tema, studiarlo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 2 di pentacoli e 10 di coppe. Allora, devo dire che, ragazzi, per terminare il 3 di coppe è una bella carta, parla di festeggiamenti, avete anche il 10 di coppe. Secondo me si va verso un nuovo nucleo, se vogliamo, un nuovo risultato, potrebbe essere nucleo, ve lo dico perché avete due carte che mi parlano di gruppi. Tenete presente che il 10 di coppe è la carta della famiglia. Siccome avete due volte la carta dell'imperatrice, una volta il matto e una volta il sole, non vi nego che se per caso state cercando dei figli, questo potrebbe essere un buon periodo per concepire. Avete imperatore e imperatrice, tra l'altro, che sono due carte di genitorialità. Quindi devo dire che terminerà questo momento di sofferenza, lotte egoiche, di trituramento mentale e si inizierà qualche cosa. All'inizio potrebbe anche essere non con così tanto entusiasmo, però poi è come se le cose prendessero a un certo punto piede, e credo che qui ci sarà questa espansione, questa concretezza, ma vi farete un po' prendere dalla paura. Sapete, quando i risultati arrivano troppo in fretta, ci diciamo no, non è possibile, non ci crediamo neanche noi. Ecco, quello blocca il flusso dell'energia. Qualcuno potrebbe ricevere una telefonata, ragazzi, che vi fa prendere una decisione, ma sento che sarà una decisione di partecipazione, di compartecipazione, di unione. Qualche risultato si andrà a festeggiare sicuramente. Quindi, nuovi progetti, nuovi inizi, gestazione di nuove idee potrebbe anche essere e esercitazione è brutto, però si, come dire, impara a esercitare il proprio potere in modo più flessibile. Diciamo così che tenderete a manipolare meno e ad accompagnare di più verso le scelte le persone. Sarà una cosa più equa. Tenete presente che la carta della giustizia fa riferimento anche a dei contratti. Quindi ci può essere qualche movimento da quel punto di vista lì con i contratti. Vi dico che qualcuno potrebbe decidere nel prossimo semestre di aprire la partita IVA. Per iniziare qualche cosa di nuovo, le idee ci sono, no? Sento che il Papa per qualcuno fa anche riferimento ad un maestro al quale farete riferimento, scusate il gioco di parole. È come se fosse l'allievo, apprendista e il maestro che vi porta, che vi conduce verso la prosperità di questa imperatrice. Guardate, è una bellissima lettura. Secondo me finiscono i tempi duri e inizia ad arrivare un po' di equilibrio, perlomeno nella vostra vita in generale. Poi, ragazzi, questa, ripeto, è una lettura generale. Successivamente, le prossime settimane usciranno anche quella sull'amore, sul lavoro, sulla crescita spirituale, che sono un po' più specifiche. Quindi vi invito, insomma, a rimanere connessi per non perderle. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Un'apertura, che è la carta della giustizia nuovamente, e guarigione, bellissima, è un 10 di coppe. No, scusate, è un re di coppe, meglio ancora.
Quindi qui si tratta di aprire, togliersi da queste lotte, aprire la mente per avviare la guarigione. C'è questo diavolo che rompe un po', nel senso che è energia un po' stagnante, un po' bloccata, c'è bisogno di agire, ma questa stagnazione la sento a causa delle vostre paure. E se quello non funziona? E se quell'altro non funziona? E se... E che tanto, cioè, finché uno non prova non lo sa. E per quanto uno abbia piacere di fare le cose fatte bene, di partire bene, di essere perfetto, quel tipo di perfezione non è mai standard, perché la perfezione, quello che vi andava bene un anno fa, oggi non vi va più bene, magari non è così perfetto come lo vedevate perfetto un anno fa. E poi comunque ragazzi, molte volte l'aspettare che una cosa sia perfetta per partire fa sì che si procrastini un sacco. Certe volte è molto meglio partire così com'è, con le cose che si hanno, con gli strumenti che si hanno e poi in corso d'opera si fanno i vari aggiustamenti per capire come funziona di più e che cosa togliere perché non funziona. Però è solo avendo questa apertura mentale che si arriva alla guarigione. Questa carta io la adoro perché fa vedere una mano sulla fronte, praticamente, diciamo sul terzo occhio, una mano sulla pancia e c'è come il cuore in mezzo. È come se mi parlasse di coerenza. Quello che penso deve essere uguale a quello che dico, a quello che sento e a quello che faccio. Così c'è la guarigione, perché nel momento in cui noi vogliamo una cosa e ne diciamo un'altra è come se ci allontanassimo da noi stessi. Dopo un po' che lo facciamo non sappiamo più dov'è il nostro centro, chi siamo. Siamo talmente fusi con quello che vogliono gli altri o quello che si aspettano gli altri che quello che vogliamo noi ce lo dimentichiamo. Va bene, andiamo a vedere una possibile difficoltà del periodo. Perché mi è difficile aver fede nella vita, nell'universo, ma anche in voi stessi? Sapete di avere le capacità per affrontare questa situazione o questa relazione? Perché avete comunque l'eremita, saggi lo siete. Qualcuno potrebbe anche essere un'anima antica. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante perché mi lascio influenzare da ciò che pensano gli altri. Eccolo qua. Ed eccolo qua. La carta del diavolo rappresenta proprio l'ego. Qui c'è da lasciare andare il giudizio degli altri, anche il giudizio che noi abbiamo di noi stessi, che normalmente è quello che i genitori avevano di noi quando eravamo bambini. Se voi vi ascoltate, il critico interiore vi parla esattamente, o perlomeno tende a parlare come i genitori ci parlavano quando eravamo bambini. Però, arrivati diciamo in età adulta, ci dobbiamo chiedere se effettivamente quel dialogo è reale o no. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Perché vi è difficile aver fede? Wow, stupende, adoro queste carte. Andiamo a vedere ancora un koan, ragazzi, un messaggio di meditazione buddista, vediamo cosa vi consigliano. Poi ancora uno di oracolo. Fa che la sofferenza diventi una medicina. Di solito si dice che il nostro punto di forza è proprio lì dove ci fa male. È come se il nostro tallone d'Achille, una volta che lo si vede, lo si integra, lo si lavora, potesse diventare il nostro punto di forza in realtà. Il punto è che molte volte, cioè nella nostra società ci hanno insegnato a non parlare della sofferenza, a non farci vedere, a nasconderci. Certe cose non si dicono in pubblico, sapete? Non si fanno vedere, anche perché c'è la paura del giudizio, c'è la paura di essere criticati, insomma. E invece è importante, non è che vi dico di mettervi a piangere in mezzo alla piazza, però quando c'è qualche cosa che proprio non vi va giù, che rimane lì, tiratelo fuori. Attenzione al modo in cui lo dite, perché comunque anche se è una cosa che vi fa soffrire, non c'è motivo per dire le cose in modo da ferire gli altri, però non state zitti, cioè non evitate di dire quello che vi fa star male. Infatti qui avete l'otto di bastoni, è un periodo importante per la comunicazione. La comunicazione, vi posso dire che vi aiuterà a trovare l'armonia.
confusione, 2 giorni. Quindi potrebbe essere o una vostra confusione magari dovuta a questa lettura che dura per 2 giorni, qualche tipo di confusione che potrebbe apparire da quando vedete la lettura ai 2 giorni successivi, o vi dico queste lotte egoiche potrebbero succedere, questo 5 di spade, tra 2 giorni. Però ragazzi è interessante, fatemelo sapere nei commenti. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail o tramite il numero di telefono. E io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, anche se comunque ragazzi è già tutto scritto sulla pagina web. Quindi per ogni tipo di informazione potete consultare la pagina web, lì c'è scritto veramente tutto. Se per caso poi volete iniziare il percorso di crescita a vostro ritmo, perché magari potete la sera a mezzanotte, c'è la possibilità di abbonarsi al canale. Io lì tratto le credenze limitanti, chiaramente non è come il lavoro fatto specificatamente sulla persona, però c'è già un buon materiale e in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a vostra disposizione. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video se volete. Per quello vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così date un'occhiata. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre super splendido, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!